Per netbooknews.it oggi abbiamo un Samsung Galaxy Note 10.1. È il nuovo tablet 10 pollici, non è ancora stato ufficializzato da Samsung. La sua particolarità è proprio quella che vedete adesso nel video, ovvero il supporto al pennino. Questo è un tablet, è il primo tablet 10 pollici con supporto alle S Pen, le apps Samsung dedicate alla scrittura appunto con penna. Questo è il modello 3G, quindi ha lo slot per la SIM, nella parte superiore anche lo slot per schede micro SD. Quelli sono i bilancieri e questa pratica custodia che però non so se verrà inserita o meno all'interno della confezione originale. Il retro integra la webcam, una fotocamera con LED flash integrato. Ecco, adesso siamo pronti per vederlo proprio in azione. Il processore è un quad core, è un Exynos, lo schermo è un 1280x800 pixel con Android 4.0.4 preinstallato. Questa è un'unità di pre-produzione, quindi le prestazioni potrebbero essere leggermente inferiori a quelle del modello che poi andrà in vendita. Vedete, abbiamo l'interfaccia TouchWiz, ormai utilizzata in tutti i tablet Samsung, l'abbiamo vista anche nei Tab 2.0 negli ultimi 7 e 10 pollici. La reattività del sistema, la fluidità di Android su questo hardware quad-core è veramente buona, nonostante si tratti di un modello non definitivo. Il passaggio da una scheda all'altra non ha assolutamente ritardi, qua abbiamo 1 giga di RAM tra l'altro, e soprattutto adesso lo andiamo proprio a vedere, non ci sono ritardi durante la scrittura con penna, scrittura a mano libera o il disegno a mano libera, che è poi la caratteristica principale. Samsung usa un digitalizzatore Wacom riadattato, fondamentalmente. Questa è la sua apps per scrivere, per prendere i memo, ed ecco che adesso ne apro una nuova, entro in modalità editing e vedete la scrittura a mano libera quanto è fluida, non c'è affatto latenza. Chi ha provato a fare una cosa del genere con un comune tablet con schermo capacitivo si rende conto di quanta differenza c'è rispetto a questo Galaxy Note 10.1. Ma anche chi ha usato lo smartphone Galaxy Note 5 pollici può farsi un'idea della precisione. Chiaramente possiamo anche usare la tastiera, ma voglio farvi vedere questo riconoscimento della scrittura, della grafia. Praticamente io sto scrivendo a mano libera e vedete che il Samsung Galaxy Note 10.1 traduce il mio testo in caratteri digitali e devo dire che questa è una delle funzionalità migliori. Vedete, riconosce anche il mio pessimo corsivo, non solo lo stampatello, ed è una caratteristica veramente importante perché si riesce a scrivere, si può scrivere tranquillamente sullo schermo del Note per poi vedere la trascrizione di quel che abbiamo scritto in formato digitale. Quindi fondamentalmente prendere appunti e trovarsi un foglio, una pagina compilata in formato digitale. Ok, andiamo avanti, qui stiamo ancora nella home. Chiaramente possiamo sfruttare il pennino anche per gestire l'interfaccia di Android. Tra l'altro il pennino ha questo secondo pulsantino che, se premuto, abilita delle funzionalità extra. In questo modo, in questo caso, scusate, premendo il pulsantino e facendo un doppio tap sullo schermo si apre subito il memo, quindi la possibilità di inserire, di aggiungere un memo. Ci sono anche altre funzionalità che poi insomma vedremo nel dettaglio. Questo è Photoshop Touch, preinstallato in questa unità di produzione, giusto per vedere appunto le caratteristiche. Anche qua latenza minima, anche se, e qua devo aprire una parentesi perché non so se dipende dall'unità che ho avuto in prova o se è una caratteristica che non si può avere sul software, o ancora se è un errore mio, nel senso che c'è un menu da attivare, non abbiamo il supporto alla pressione, quindi praticamente non c'è il riconoscimento della pressione del pennino, che sarebbe una caratteristica fondamentale e che, se non sbaglio, è una delle caratteristiche che dovevano esserci, insomma, di cui avevamo letto in rete. Lo stesso vale per il riconoscimento del palmo. Come vedete in questo momento il palmo non viene riconosciuto, nel senso che mentre sto scrivendo con il pennino ci sono anche i contatti della mia mano con lo schermo touchscreen sottostante. Ripeto, è una considerazione da valutare, prendetela in questo momento come ancora incerta, ancora in via di definizione. Ed ecco un altro esempio, questa volta però fatto proprio con un'app proprietaria Samsung del gruppo S Pen. Mentre scrivo il polso viene riconosciuto, quindi la mano viene riconosciuta, quindi diventa tutto abbastanza scomodo. In ogni modo, andiamo avanti, vediamo un attimo lo sguardo all'hardware. Come già detto, abbiamo 1 giga di RAM e il processore Exynos 4412, che è lo stesso del Galaxy S3, del nuovo smartphone. Non abbiamo 2 giga come nel modello coreano, 2 giga di RAM, ma abbiamo il processore quad-core e non il dual-core come presentato al Mobile World Congress lo scorso marzo. Qui siamo una prova, vedete anche tra l'altro le notifiche personalizzate con con l'interfaccia TouchWiz, come al solito. Qui sto scrivendo
ancora una prova per farvi vedere la reattività. Qui siamo in modalità verticale, proprio in modalità classica da block notice. Adesso passiamo alla navigazione web, che è molto molto buona. Vi anticipo, con il browser stock si hanno prestazioni veramente buone, tranne qualche leggero problema di rendering come negli altri modelli ICS, ma abbiamo visto che non è un problema di tablet, è proprio un discorso di ICS. Guardate però il pitch zoom quanto è veloce. Siamo su apc.it, ma presto vedremo anche altri siti. Ecco, vado proprio ad aprire netbooknews.it e provo a farlo scrivendo netbook news a mano libera, quindi sfruttando il riconoscimento della grafia. In questo caso ho un problema. Considerate che le due O di netbook news mi vengono riconosciute come 00, quindi devo andare a mano e editarle, vedete? È una cosa di cui parlerò poi nell'articolo abbinato a questo video, quindi devo un po' cercare di capire come lui riconosce la O riconosce lo 0. In questo caso faccio veramente prima ad aprire la mia tastiera, ecco ancora, vedete, 00. Dicevo, faccio veramente prima ad aprire la mia tastiera classica, la tastiera su schermo, e poi scrivere 00, ed ecco, adesso l'ha trovato. Siamo su Netbook News. E ancora, a proposito di tastiere su schermo, vedete, con questo movimento si apre il menu che permette di selezionare 3 tastiere, questa con i tasti ai lati, molto comoda per digitare con i polpastrelli, e una più piccola centrale, che è comoda quando si lavora in verticale. Guardate la reattività. Ecco, adesso vedete i problemi di rendering di cui vi parlavo, ma comunque sapete che non è una questione relativa all'hardware, ma è proprio una questione di Android ICS con Opera. Il risultato è migliore, ma adesso stiamo provando il browser stock. Ecco, modalità verticale, lo stesso identico discorso. Comunque la navigazione web è assolutamente piacevole, fluida. Vediamo di andare su un altro sito, su Repubblica, che è magari un pochettino più pesante di Netbook News, e vedete, ecco qua, adesso che ha caricato, il tutto non ha assolutamente problemi. Qui il pitch to zoom è addirittura migliore di quello, non c'è neanche il problema di rendering che abbiamo visto. Apriamo un articolo con dentro un filmato YouTube, perché voglio fare una prova di riproduzione video. Abbiamo installato il Flash Player personalmente, ecco che parte questa video recensione. Sentiamo, siamo su browser. Eccolo che parte, nessun problema assolutamente, anzi provo a metterlo a schermo intero. Lo schermo ha una luminosità medio-alta, non altissima come ad esempio il Transformer Prime, che ha una luminosità molto più elevata, si vede anche ad occhio nudo quando è regolato al massimo. In ogni modo non ci sono problemi anche per quel che riguarda gli angoli di visuale, che sono ottimi, la riproduzione dei colori non ha visto particolari problemi. In ogni modo poi ci sarà ovviamente da testarlo con calma. E ancora, a riguardo delle funzionalità, questa è una chiamata a 159. Vi ho detto che questo è un modello 3G che ha funzionalità telefoniche integrate, quindi SMS e chiamate voce, nessun problema. Tra l'altro i due altoparlanti frontali, vedete in alto, assicurano un volume veramente sostenuto, non c'è bisogno di usare auricolari perché il volume è veramente chiaro, e anche il microfono, che nella parte bassa sotto la scrittina Samsung, permette alla nostra voce di essere abbastanza chiara. Questa è la fotocamera, tra l'altro quello che vedete dietro è un Nexus 7, l'altro è un Galaxy Tab 2 7 pollici. Questa è la fotocamera posteriore con LED flash, chiaramente registra anche filmati 1080p, questa è proprio una prova. Bene, per chiudere, Galaxy Note 10.1 sicuramente supera questo breve test, questa breve recensione, soprattutto perché si dimostra veramente valido in quel che è la sua caratteristica principale, ovvero prendere note, scrivere appunti. La reattività dello schermo con il pennino è veramente ottima, la qualità costruttiva è buona, il tablet pesa 590 grammi ed è molto leggero, vi assicuro si tiene abbastanza bene in mano, un'ottima ergonomia, anche la qualità è robusto, è solido, quindi assolutamente promosso. Per maggiori informazioni leggete la recensione testuale che trovate su netbooknews.it e continuate a seguire questo canale per altri approfondimenti sul Galaxy Note 10.1.